Tutto ruota intorno a Narni, la città che sembra ispirare leggende di ogni tipo, da quelle più recenti, diventate libri e film fantasy, a quelle che nel secolo scorso sembrano aver coinvolto uno dei più grandi artisti italiani di ogni tempo. Nel 1935 al comune di Narni viene infatti donata un'antica mummia egizia. Di chi si trattava? Qual era la sua storia? E perché c'è chi crede che abbia a che fare con il grande Giuseppe Verdi? Una tela stuccata e dipinta, un corpo in perfette condizioni, ornamenti realizzati con fogli di papiro, la maschera funeraria dorata e dipinta. Il prezioso sarcofago è scuro di bitume. Scene funerarie e figure di divinità. All'interno del coperchio la figura della dea Nut, una lunga chioma nera e un corpo azzurro completamente disseminato di stelle. A ciascun lato di Nut 12 figure inginocchiate. Infine, sopra a tutto, il cielo, a proteggere il defunto. E non è tutto. C'è anche il nome del presunto proprietario della sepoltura, Ramose, profeta e sacerdote del tempio di Horus, nella città di Edfu. Eppure qualcosa non torna. Il corpo all'interno del sarcofago, infatti, è un corpo di donna. E inoltre non è una donna egiziana, ma etiope. Cosa ci fa allora mummificata nel sarcofago di un faraone? È a questo punto che entra in gioco l'Aida, la grande opera lirica commissionata a Giuseppe Verdi. La trama sembra infatti avere diversi punti di contatto con questa vicenda. Aida è una giovane principessa etiope fatta schiava dagli egizi. Vive un amore segreto con il generale Radames, che però li condurrà entrambi a un tragico destino. Lui verrà condannato a morte per tradimento. Lei sceglierà di essere sepolta viva al suo fianco. Le connessioni fra il reperto egiziano che si trova a Narni e l'opera di Verdi sono tantissime. Il sarcofago è stato trovato nel tempio di Horus a Edfu e Auguste Mariette, l'egittologo che nel 1870 propose a Verdi la storia e il libretto per quest'opera, è colui il quale ha scoperto e riscoperto il tempio di Horus a Edfu. Non soltanto la coincidenza dei nomi, Ramesse è il vero nome del destinatario del sarcofago, Radames è il nome che è stato dato al protagonista dell'opera di Verdi. Radames è l'egiziano che ama Aida, la schiava etiope. Ramesse, il sacerdote, all'interno del sarcofago destinato a lui è stata sepolta, è stata conservata la mummia di una giovane etiope. Lo scenografo del Cairo era Chaperon, un francese, che ha disegnato esattamente la facciata del tempio di Horus a Edfu. Quindi in qualche modo anche questa è un'altra connessione con la mummia di Narni. La mummia di Narni è una ragazza etiope, sepolta nel sarcofago regale di un uomo chiamato Ramose, un nome troppo simile a quello di Radames. Forse allora la storia messa in musica da Verdi è una storia vera. Forse Aida e il suo amante riposano da secoli insieme, idealmente stretti in un abbraccio eterno, nel cuore dell'Italia.